Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vediamo come realizzare questo centrino che può essere la base di partenza, ad esempio per un portaconfetti oppure un sottopiatto piccolino o un sottobicchiere, oppure se ad esempio si utilizza un materiale più resistente, anche tipo spago, fettuccio, molto spesso potrebbe essere anche un sottopentola, perché no? Vediamo un po' come è strutturato. Diciamo si lavora facilmente perché bisogna utilizzare maglia bassa, maglia alta e il lavoro è di per sé semplice anche se ripetitivo. Vediamo un pochino. Io ne ho fatto uno verde, ne facciamo uno azzurrino celeste e partiamo con il centro. Quello di cui avete bisogno appunto è del filato, dipende voi cosa volete realizzare. Io utilizzo un cotone, delle forbici e nient'altro. Allora partiamo con un cerchio magico in cui andiamo a lavorare le prime 3 catenelle e successivamente 15 maglie alte. Per un totale noi dobbiamo ottenere 16 punti di base. Facciamo le catenelle, poi entriamo e aggiungiamo 15 maglie alte. La prima, 2, 3, 4, 5, 6, 5, riprendo da capo, andiamo alla sesta e poi ci vediamo alla fine del giro. La sesta che andrò a chiudere un po' meglio e ci vediamo alla chiusura del primo giro. Una volta terminate le mie 15 maglie alte, le 3 catenelle fungono da sedicesima, vado a chiudere con un punto bassissimo nella terza catenella di quelle iniziali. Aggiungo una catenella e nello stesso punto vado a fare una maglia bassa. Fatto questo lavoro aggiungo 10 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Dopodiché salto una maglia di base, nella successiva faccio una maglia bassa e faccio questi archetti di 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Questi archetti per un totale di 8. Dobbiamo avere 8 archetti, quindi faccio una maglia bassa, 10 catenelle, salto un punto di base, vado nel punto successivo, chiudo con una maglia bassa per un totale di 8 petali o archetti. Ci vediamo alla fine. Allora, terminate le mie 10 catenelle, vado a chiudere sulla prima maglia bassa del primo giro successivo con una maglia bassissima. Entro nel primo archetto con un'altra maglia bassissima, aggiungo una catenella. Su questi archetti di catenelle devo andarmi a lavorare 11 maglie basse per ognuno di esso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e passo poi in quello successivo 11 maglie basse su ogni archetto e si procede così fino alla fine del giro. Ci vediamo dopo.
Allora, una volta terminato il mio centro, la parte centrale del mio centrino, devo chiudere il pezzo centrale, perché sarebbe improponibile andare a lavorare con la maglia bassissima fino al centro dell'archetto. Chiudo con una maglia bassissima nel punto iniziale di questo giro e vado a fermare il filo, perché adesso dobbiamo partire con la parte superiore. Opla, un attimo, entro qui, chiudo in questo modo, così, e la parte centrale appunto del mio centrino è a posto. Adesso cosa devo fare? Devo andare a creare i miei archetti per costruire la parte diciamo superiore del centrino. Mi vado a posizionare nella sesta maglia bassa degli archetti, 1 2 3 4 5, la sesta è questa. Mi aggancio con una maglia bassissima qui, catenella, maglia bassa qui dentro e vado a montare 9 catenelle. 1, cerco di fermare bene il filo, poi lo nascondiamo alla fine. 2 3 4 5 6 7 8 9, fatte 9 catenelle vado nella sesta maglia bassa dell'altro archetto e fermo il mio filo e faccio la maglia bassa. 1 2 3 4 5, qui faccio una maglia bassa e continuo così per tutto il giro, quindi 9 catenelle, 4 5 6 7 8 9, vado nel successivo 1 2 3 4 e 5 nella sesta maglia bassa e continuo così per tutto il giro. Mi verranno in pratica 8 archi da 9 catenelle. Va bene? Ci vediamo tra poco. Terminate le mie catenelle, vado a chiudermi nella prima maglia bassa del giro con una maglia bassissima, mi alzo di 3 catenelle, 1 2 3, che fungono da prima maglia alta, 2 catenelle e vado a lavorarmi il mio primo punto alto nell'arco. Poi aggiungo 2 catenelle e vediamo direttamente nella lavorazione, su ogni archetto di catenelle devo andarmi a realizzare 1 2 3 4 maglie alte separate da 2 catenelle. Quindi la prima l'ho fatto, ho messo le mie 2 catenelle, aggiungo la seconda, 2 catenelle, 1 e 2, la terza è fatta, 1 e 2, la quarta è completa. Poi faccio 2 catenelle, vado a lavorarmi un'altra maglia alta nella maglia bassa del giro precedente, qui in centro. Poi faccio 2 catenelle e vado a crearmi le altre 4 sull'archetto successivo, quindi ogni archetto dovrà ospitare 4 maglie alte separate da 2 catenelle fino alla fine del giro. 1 e 2, terza maglia alta, 1 e 2, quarta maglia alta, 2 catenelle, maglia alta nella maglia bassa del giro precedente e si continua in questo modo fino alla fine del giro. Ci vediamo alla fine di questo giro. Una volta terminato questo giro, vedete, io non ho chiuso il giro perché devo fare una maglia, una mezza maglia alta per chiudere il giro
precedente, un giro che abbiamo concluso a metà, in questo modo, vedete? Così mi ritrovo al centro del punto stesso, dello spazietto stesso. Mi alzo con 3 catenelle, 2 e 3, e in tutti gli spazi successivi andrò a lavorare 2 maglie alte, una e 2. Mi sposto nell'altro spazio e aggiungo 2 maglie alte. In questo modo vado a fare tutto il mio giro, ricordandomi poi che nel punto finale devo aggiungere la maglia alta, perché in questo spazio dove ho terminato il giro le 3 catenelle rappresentano un'unica maglia alta, me ne manca un'altra, quindi vado a mettere 2 maglie alte in ogni spazio fino alla fine del giro. Ultimato anche questo giro, vado a mettere la maglia alta appunto nell'ultimo spazio, quello che mi mancava. Chiudo con una maglia bassissima nel primo punto lavorato, che poi in realtà erano le 3 catenelle, faccio una catenella, entro e faccio una maglia bassa. Vado a pormi adesso a lavorare 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7, salto 3 maglie di base, 1 2 3, e nella quarta faccio una maglia bassa, 7 catenelle, 2 3 4 5 6 7, vado a saltare 3 di base, 2 3, nella quarta faccio una maglia bassa e procedo in questo modo fino alla fine del giro, quindi 7 catenelle, maglia bassa con 3 spazi da lasciare liberi. Terminati i miei archetti, ho fatto 7 catenelle, mi chiudo nel primo punto d'avvio del giro con una maglia bassissima, entro nell'archetto con una maglia bassissima, mi alzo con una catenella. Per l'ultimo giro dobbiamo andare a sistemare 9 maglie basse su ogni archetto, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 e infine 9, e poi passo nell'archetto direttamente accanto con altre 9, quindi l'ultimo giro è composto da 9 maglie basse in ogni archetto, e si continua così fino alla conclusione. Ci vediamo alla fine. Una volta terminate appunto la mia decorazione, le 9 maglie basse su ogni archetto, sono arrivata alla conclusione del lavoro. Entro nel primo punto di inizio di questo giro con una maglia bassissima, taglio il filo, faccio una catenella per completare il lavoro. La lavorazione è così conclusa. L'uso appunto può essere molteplice in base al proprio gusto e alle proprie esigenze. Spero che l'idea vi sia piaciuta. Se così, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Alla prossima realizzazione. Buona giornata da Uncinetti allo Sbaraglio.